Negli anni 90 si profetizzava la fine delle agenzie di viaggi fisiche. Perfino Bill Gates nel 1996 dichiarò che sarebbero state le prime a sparire dal mercato con l'avvento di Internet. Eppure, un quarto di secolo dopo, le agenzie di viaggi tradizionali sono ancora vive e vegete. Hanno certo attraversato crisi profonde e una rivoluzione digitale, ma hanno saputo adattarsi e continuano a ritagliarsi un ruolo importante per molti viaggiatori. Benvenuto su Come fanno soldi, il canale dove analizziamo i veri modelli di business dietro le aziende più famose e le attività che fanno parte della tua vita quotidiana. In questo video esploriamo come guadagnano le agenzie di viaggi, il tutto con esempi concreti, dati aggiornati e uno sguardo alle prospettive future. Entrare in un'agenzia di viaggi fisica significa affidarsi a un intermediario che non vende prodotti propri, ma organizza servizi di terzi, voli, hotel, tour, crociere, su misura per il cliente. Ma come guadagna allora un'agenzia? Principalmente attraverso commissioni riconosciute dai fornitori, tour operator, compagnie aeree, catene alberghiere, eccetera, e tramite fee o diritti d'agenzia pagati dal cliente per il servizio di intermediazione. Le commissioni sono percentuali sul prezzo dei servizi venduti, mentre i diritti d'agenzia sono somme fisse che l'agente aggiunge al costo come compenso del proprio lavoro, ad esempio per emettere un biglietto. Le percentuali di commissione variano molto a seconda del tipo di servizio. Su un biglietto aereo, oggi l'agenzia ottiene una commissione praticamente simbolica nell'ordine dello 0,1% appena. Questo perché negli ultimi decenni le compagnie aeree hanno quasi azzerato le provvigioni agli intermediari, obbligando le agenzie a inserire un supplemento a carico del cliente. Di solito si tratta di 15-30 euro per un volo nazionale, 15-50 euro per un volo europeo e 60-120 euro per un intercontinentale. Tale fee rappresenta il vero guadagno sull'emissione dei biglietti aerei, dato che la compagnia non riconosce quasi nulla, meno dell'1% come provvigione. Anche la biglietteria ferroviaria ha margini ridotti, commissioni del 5-7% e diritti d'agenzia intorno ai 5 euro a biglietto. Insomma, sui trasporti secchi i margini per la gente sono bassissimi. Discorso diverso per altri prodotti. Le crociere, ad esempio, garantiscono spesso una commissione intorno al 9-15% del prezzo del pacchetto, a cui si possono aggiungere provvigioni extra su servizi venduti a bordo, escursioni, pacchetti bevande, eccetera, che arrivano anche al 20%. Le vacanze organizzate dai tour operator, i classici pacchetti volo più soggiorno, prevedono commissioni variabili mediamente fra il 4% e il 12% a seconda degli accordi commerciali e dei volumi di vendita dell'agenzia. E c'è un settore in cui la marginalità è altissima, le assicurazioni di viaggio. Quando un agente vende una polizza annullamento o sanitaria, trattiene una commissione che va dal 15% fino al 30% del premio assicurativo, il margine più ricco in assoluto. Non a caso, molte agenzie consigliano sempre una polizza ai clienti, sia per tutela del viaggiatore, sia perché rappresenta un'entrata significativa. Oltre alle commissioni, le agenzie possono applicare fee di consulenza. In Italia questa pratica è stata a lungo vista con diffidenza. Il timore era di far scappare il cliente imponendo costi extra. Ma sta prendendo piede l'idea che la professionalità dell'agente vada remunerata. All'estero è la normalità. Negli Stati Uniti, ad esempio, molte agenzie fanno pagare una quota per i preventivi dettagliati, seguendo il principio che la professionalità si paga. È un equilibrio delicato. Il viaggiatore paga grosso modo quanto pagherebbe online, a volte qualcosa in più, ma ottiene un servizio personalizzato e l'assistenza di un professionista, mentre l'agenzia ricava quel necessario margine per sostenere i propri costi. Le agenzie di viaggio fisiche vivono di intermediazione. Il loro lavoro quotidiano è mettere in contatto i clienti con una miriade di fornitori del turismo. È dunque essenziale il rapporto di collaborazione che instaurano con questi attori, dai tour operator alle compagnie aeree, dagli albergatori alle compagnie di crociera. Vediamo come funziona. I tour operator, spesso grossisti del turismo organizzato, creano pacchetti tutto compreso, ad esempio la settimana in villaggio, il tour guidato, la crociera, eccetera. E le agenzie agiscono da rivenditori al dettaglio di questi prodotti. C'è un rapporto di partnership commerciale stretto. L'agenzia ottiene cataloghi, tariffe e disponibilità dai tour operator e in cambio riceve una commissione su ogni vendita, come visto, in media intorno al 10%. Spesso le agenzie scelgono accuratamente con quali tour operator collaborare, concentrando le vendite su quelli che offrono le condizioni migliori. Un'agenzia medio-piccola può lavorare con decine di operatori, ma un'agenzia affiliata a un grande network potrebbe selezionare un numero limitato, ad esempio una trentina al massimo, di tour operator preferenziali.
ai quali garantisce alti volumi di vendita in cambio di provvigioni maggiorate, premi di produzione e incentivi ai livelli top di mercato. Si instaurano insomma accordi quadro: più pacchetti dell'operatore X vendi, più bonus ricevi a fine anno. Questa logica di obiettivi condivisi fa sì che tour operator e agenzie lavorino come alleati. Il tour operator amplia la propria distribuzione raggiungendo clienti che da solo non intercetterebbe, mentre l'agenzia può offrire al pubblico un ventaglio di soluzioni collaudate senza dover costruire tutto da zero. In Italia molti tour operator, da Alpi Tour a Eden Viaggi, da Costa Crociere ai gruppi come Quality Group, contano ancora fortemente sulla rete agenziale per vendere i propri prodotti. Addirittura i grandi operatori considerano le agenzie un canale di vendita imprescindibile. È stato osservato che i tour operator non possono fare a meno del canale agenziale, giudicato più efficace ed economico rispetto alle agenzie online tipo Booking.com. In altre parole, pagare una commissione a un'agenzia spesso costa meno al tour operator che investire pesantemente in pubblicità online o pagare alte commissioni a portali web. Dunque c'è convenienza reciproca a mantenere questa filiera tradizionale. Per quanto riguarda il rapporto tra agenzie e compagnie aeree, questo è stato nei decenni scorsi un po' conflittuale. Un tempo le compagnie riconoscevano commissioni standard, ad esempio il 9% sul prezzo del biglietto negli anni 90, ma con l'avvento delle prenotazioni online hanno progressivamente abbattuto queste commissioni fino quasi a eliminarle. Oggi, come detto, le airline danno meno dell'1% di provvigione e l'agenzia sopperisce applicando un costo di emissione al cliente. Nonostante ciò, le agenzie continuano a collaborare attivamente con le compagnie aeree soprattutto in due ambiti: la biglietteria aerea internazionale complessa e i viaggi d'affari. Per emettere biglietti aerei, molte agenzie sono accreditate IATA e utilizzano sistemi di prenotazione dedicati, i GDS come Amadeus o Sabre, che consentono di accedere a tutte le tariffe delle compagnie e gestire direttamente emissioni e modifiche. Le compagnie forniscono supporto tecnico e talvolta accordi speciali alle agenzie più produttive, ad esempio tariffe negoziate per determinati itinerari, oppure piccole incentivazioni su determinati volumi di vendita, specie per le agenzie specializzate in business travel. In pratica l'agenzia funge da ufficio vendite decentrato delle compagnie aeree, offrendo un servizio personalizzato ai clienti che magari devono costruire itinerari con scali complessi, fare voli open jaw, combinare diverse compagnie, eccetera, e preferiscono delegare queste operazioni anziché acquistare online segmenti separati. Per il cliente il vantaggio è che, in cambio di una piccola quota di intermediazione, l'agente cura la prenotazione dall'inizio alla fine, compresi eventuali cambi, cancellazioni e richieste speciali con la compagnia. Alcune agenzie poi gestiscono biglietteria di gruppo, ad esempio per viaggi di nozze con decine di invitati sullo stesso volo, pellegrinaggi, tour di comitive, interfacciandosi con i reparti gruppi delle compagnie per ottenere tariffe agevolate. Insomma, se per il biglietto point to point semplice il viaggiatore spesso fa da sé, quando la cosa si complica l'agenzia ridiventa preziosa anche in ambito aereo. Per quanto riguarda poi strutture ricettive, hotel e resort, qui la collaborazione può avvenire in modi diversi. Un'agenzia può prenotare gli hotel per conto dei clienti attraverso piattaforme B2B, riservate ai professionisti, che offrono tariffe nette o commissionabili. Ad esempio, esistono banche letti e portali per agenzie dove la gente trova camere d'albergo in tutto il mondo a prezzo scontato, così da poter applicare un markup e guadagnare la differenza, oppure a tariffa commissionabile con un 10-15% già previsto per l'agenzia. In alternativa, l'agenzia può prenotare direttamente tramite i tour operator, che spesso includono hotel e trasferimenti nei loro pacchetti, oppure contattare strutture specifiche per richieste particolari. Molti hotel riconoscono alle agenzie commissioni standard, 10% circa, sulle prenotazioni fatte attraverso i canali tradizionali, telefono, email, GDS. Inoltre, le catene alberghiere internazionali organizzano programmi preferred per agenti, offrendo tariffe dedicate o notti gratuite per far conoscere le proprie strutture, sapendo che un agente soddisfatto consiglierà più volentieri quel brand. Anche in ambito alberghiero, dunque, c'è interdipendenza. L'hotel vede nell'agenzia un partner commerciale che porta clienti, soprattutto in segmenti come viaggi di nozze, gruppi, turismo senior poco avvezzo alle prenotazioni online, e l'agenzia sa di poter contare su fornitori affidabili per costruire i soggiorni dei propri clienti. Va notato che in Italia la maggior parte delle agenzie non agisce isolatamente, ma è affiliata a network di agenzie. Esistono gruppi e marchi, come ad esempio Welcome Travel, Blu Vacanze, Gattinoni Mondo di Vacanze, Geo Travel Network e altri, che mettono in rete centinaia di agenzie offrendo contratti e servizi comuni.
Far parte di un network dà all'agenzia un potere di acquisto molto maggiore. Il network negozia accordi con i principali tour operator, compagnie di crociera, catene hotel, autonoleggi, compagnie di navigazione ferroviaria e così via, ottenendo condizioni di favore e contratti quadronazionali. Così anche la piccola agenzia indipendente può godere di provvigioni più alte o offerte esclusive grazie alla forza contrattuale della rete di cui fa parte. In più i network forniscono supporti fondamentali, formazione professionale, strumenti informatici avanzati, campagne di marketing centralizzate, consulenza legale e assicurativa e persino fondi di garanzia per tutelare i clienti. Ogni agenzia per legge deve essere coperta contro il rischio di insolvenza propria o dei fornitori e spesso il network crea un fondo collettivo a ciò dedicato. Durante e dopo la pandemia molte reti hanno aiutato le agenzie affiliate a resistere. Alcune hanno acquisito punti vendita in difficoltà, altre hanno facilitato la trasformazione da agenzia con vetrina su strada a agenzia online o su appuntamento. Insomma, l'unione fa la forza. Oggi un'agenzia tradizionale è quasi sempre inserita in un sistema di collaborazioni sia verticali, con i fornitori del turismo, sia orizzontali, con le altre agenzie tramite network, che le permette di restare competitiva nonostante le dimensioni spesso ridotte. Ma quanto può guadagnare un'agenzia di viaggi? In Italia il fatturato di un'agenzia di viaggi fisica può variare enormemente. Una piccola realtà può generare tra i 100.000 e i 300.000 euro all'anno. Le agenzie di medie dimensioni viaggiano tra $500.000 e $1.000.000 di euro. Le più strutturate, con più sedi o specializzazioni, possono superare i 2 milioni di euro. Nel 2023 l'intero comparto di agenzie e tour operator ha generato oltre 10,5 miliardi di euro di ricavi in Italia, secondo Confesercenti. L'utile netto medio oscilla tra il 5% e il 15% del fatturato. Una piccola agenzia con 500.000 euro di ricavi potrebbe guadagnare tra i 25.000 e i 75.000 euro lordi l'anno. Le agenzie più grandi riescono a strappare condizioni migliori dai fornitori e spuntare margini netti più alti. Tuttavia, la maggior parte lavora su margini sottili, intorno al 7-10%. I costi fissi più comuni includono affitto del locale, da 800 a 2.500 euro al mese, a seconda della città. Personale, tra 1.500 e 2.500 euro lordi al mese per ogni dipendente. Software e tecnologia tra 100 e 400 euro mensili per GDS, CRM, Booking. Utenze e infrastruttura, tra 150 e 400 euro al mese. Marketing, tra 400 e 1.200 euro al mese in promozione. A questi si aggiungono i costi variabili che possono arrivare fino al 70% del fatturato, tra i quali commissioni ai fornitori, fee per network o franchising, provvigioni al personale, materiali, assicurazioni, spese di pulizia, eventuali diritti SIAE se si diffonde musica o video nei locali. Il 50-70% del fatturato annuale si concentra nei mesi estivi e natalizi. Nei mesi più tranquilli, come gennaio, marzo o novembre, molte agenzie fanno fatica a coprire i costi fissi. Alcune diversificano offrendo viaggi business, scolastici o religiosi per rendere più stabile il flusso di entrate. L'emergenza Covid-19 è stata un vero terremoto per il settore dei viaggi e le agenzie tradizionali ne hanno risentito in modo drammatico. Nel 2020 le serrande delle agenzie sono rimaste abbassate per mesi. Con le frontiere chiuse e i turisti bloccati a casa, zero entrate ma costi fissi ancora da pagare. Molti temevano che sarebbe stata un'ecatombe definitiva. In effetti centinaia di agenzie hanno chiuso. In Italia si stima che nel biennio 2020-2022 abbiano cessato l'attività circa 1.300 agenzie di viaggio. Solo nel 2023 altre 300 chiusure. Tuttavia non c'è stata la sparizione totale paventata dai più pessimisti. Molte agenzie hanno resistito affidandosi ai ristori governativi, reinventandosi con servizi alternativi, per esempio vendendo viaggi di prossimità o voucher regalo utilizzabili in futuro, e soprattutto mantenendo il contatto con la clientela in attesa di tempi migliori. Alcune hanno sospeso temporaneamente l'attività sperando di riaprire a pandemia finita, e così è stato per diverse di loro nel 2023. Appena le restrizioni si sono allentate, è iniziata la fase della ripresa travolgente. La voglia di viaggiare, repressa per anni, è esplosa. Il 2022 e ancor più il 2023 hanno visto il fenomeno del revenge travel, con tantissime prenotazioni concentrate in poco tempo. Le agenzie si sono fatte trovare pronte? Quelle sopravvissute sì, imparando le lezioni della crisi. Anzitutto hanno abbracciato ancor più di prima la trasformazione digitale.
Durante la pandemia molte hanno mantenuto i rapporti con i clienti via Zoom, WhatsApp, social media, organizzando dirette Facebook per sognare futuri viaggi o aggiornare sulle regole in evoluzione. Hanno capito che potevano offrire consulenza anche a distanza e questa flessibilità è rimasta nel loro modus operandi post-Covid. Inoltre, l'esperienza del Covid ha fatto emergere nuovi bisogni dei viaggiatori a cui le agenzie si sono adattate. Ad esempio, la richiesta di assicurazioni sanitarie è salita alle stelle. Spesso era il cliente stesso a pretenderla, dopo aver realizzato l'importanza di essere coperti in caso di malattia all'estero. E gli agenti di viaggio si sono dovuti aggiornare su massimali, esclusioni e postille per consigliare al meglio le polizze più adatte. Ancora, le continue modifiche di voli e normative hanno allenato gli agenti a gestire un altissimo tasso di imprevisti, sviluppando ancor più problem solving e capacità di rassicurare il cliente sotto stress. I dati del 2023-2024 mostrano un settore in risalita. Secondo Assoviaggi Confesercenti, le agenzie di viaggio e tour operator in Italia chiuderanno il 2023 con oltre 10,5 miliardi di euro di fatturato, in crescita del 12% sul 2022. Non siamo ancora ai livelli record del 2019, ma la strada è tracciata. Ciò che più conforta gli agenti è constatare che i clienti stanno tornando in agenzia. Nell'estate 2024 si è registrato un aumento di persone che scelgono di affidarsi alle agenzie di viaggi, riconoscendone la competenza e i servizi. Un'indagine Fiavet del 2024 conferma questa tendenza, definendola una sorta di rivincita sul fai da te. Dopo la pandemia, molti viaggiatori hanno realizzato il valore aggiunto del turismo organizzato rispetto al dover gestire tutto da soli. In effetti, nel 2023 ben 11,5 milioni di italiani, circa il 48% di chi ha viaggiato oltre confine, hanno scelto di organizzare i propri viaggi all'estero attraverso agenzie o tour operator. È un numero significativo, in crescita, segno che la fiducia verso i professionisti del settore è tornata. Come ha dichiarato il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi, i dati in ripresa dimostrano che la professionalità e le garanzie offerte dalle agenzie sono caratteristiche fondamentali, soprattutto per chi si sposta fuori dall'Italia. Chi prenota in agenzia sa di avere qualcuno che lo tutela. Ad esempio, in caso di fallimento di un fornitore o di vacanza rovinata, c'è un tour operator o un fondo di garanzia che rimborserà il cliente secondo la normativa europea, mentre chi organizza da sé spesso non ha gli stessi livelli di protezione. La pandemia ha anche innescato una selezione naturale nel settore. Come previsto già in uno studio Fiavet del 2021, le agenzie che rimarranno saranno quelle al passo con l'innovazione, con consulenze via strumenti digitali e offerte estremamente specifiche e personalizzate. Ed è ciò che è avvenuto. Le agenzie rimaste attive nel 2023-24 sono quelle più dinamiche e capaci di reinventarsi. Molte hanno cambiato approccio. C'è chi si è focalizzato su nicchie precise, ad esempio viaggi di lusso su misura, turismo esperienziale, pellegrinaggi religiosi, viaggi di nozze, per diventare un punto di riferimento in quel campo. Altre hanno optato per un modello by appointment, non più la classica agenzia con apertura 9-13 e 15-19, ma un consulente disponibile su appuntamento anche fuori orario, pronto a raggiungere il cliente a casa o a consigliarlo via chat in tempo reale. Negli ultimi 20 anni le agenzie di viaggio tradizionali hanno dovuto fare i conti anche con un concorrente enorme e impalpabile, Internet. La diffusione delle OTA, online travel agencies come Expedia, Booking.com, eDreams, lastminute.com, eccetera, ha abituato milioni di persone a prenotare da sé voli, hotel e altri servizi turistici con pochi click a qualsiasi ora del giorno. Inoltre, motori di ricerca specializzati e siti di comparazione prezzi, Skyscanner, Trivago, Google Flights, hanno reso il fai da te ancora più semplice, permettendo a chiunque di trovare offerte e combinare itinerari in autonomia. Questo ha indubbiamente eroso una fetta importante di mercato alle agenzie fisiche, specie per i viaggi più semplici. Oggi per un city break in Europa molti non sentono il bisogno di andare in agenzia. Si organizzano il volo low cost su Ryanair e l'alloggio su Booking, magari leggendo blog e recensioni per farsi un programma. Eppure, come abbiamo visto, le agenzie non sono scomparse affatto, anzi stanno vivendo una sorta di riscossa in alcune aree. Come mai? In parte perché offrono qualcosa che le OTA non danno, il fattore umano e la consulenza personalizzata. Prenotare online è comodo, ma quando sorgono problemi spesso ci si ritrova a interagire con un call center impersonale o con un chatbot. Un agente di viaggio in carne e ossa invece conosce il cliente, ne ricorda preferenze e particolarità e in caso di imprevisti interviene in prima persona per risolvere.
Questa assistenza dedicata è impagabile per molti viaggiatori, specialmente in viaggi costosi o complessi. Pensiamo a un giro del mondo o anche solo a una vacanza itinerante con più tappe. Far combaciare voli, trasferimenti e hotel richiede tempo e competenza e non tutti hanno voglia di farlo da soli. L'agenzia lo fa al posto tuo, sollevandoti dallo stress organizzativo. Oppure pensiamo a quando accade un imprevisto, voli cancellati per sciopero, un hotel che perde la prenotazione, una destinazione che introduce restrizioni all'ultimo momento. Se hai prenotato da solo su vari siti, dovrai rimboccarti le maniche e passare ore al telefono cercando di ottenere rimborsi o cambi. Se invece hai prenotato con un'agenzia, basta una chiamata al tuo agente di fiducia e sarà lui a trovare soluzioni, proponendoti magari un volo alternativo o assistendoti nelle pratiche di rimborso, mentre tu ti rilassi. Questo paracadute di sicurezza molti l'hanno scoperto proprio durante il caos pandemico. Chi aveva prenotato online si è spesso trovato in difficoltà nel riprogrammare i viaggi o nell'ottenere voucher. Chi aveva un agente ha avuto un alleato che ha gestito cancellazioni e reclami al posto suo. Ciò ha riavvicinato tanta gente alle agenzie dopo anni di prenotazioni fai da te. C'è poi la questione della competenza e delle dritte. Un agente di viaggio con esperienza sa consigliare periodi migliori per partire, zone più adatte alle esigenze del cliente, può suggerire destinazioni alternative meno inflazionate o soluzioni che il viaggiatore forse non avrebbe trovato da solo. Ad esempio, una famiglia indecisa su dove andare ad agosto potrebbe uscire dall'agenzia con un'idea di viaggio completamente nuova. Magari un tour in Norvegia con tanto di escursioni adatte ai bambini, che non avrebbero mai pianificato senza parlare con un esperto. Le OTA si limitano a offrire un ventaglio di opzioni filtrabili, ma non creano l'idea di viaggio. Quello lo fa o il cliente stesso, con molta ricerca, o un consulente umano che ascolta i desideri e propone soluzioni su misura. Inoltre, l'agente può fare da garante sulla qualità. Conosce quei villaggi turistici da anni, sa quali compagnie aeree sono più affidabili, ha feedback freschi da altri clienti. Le agenzie stesse hanno imparato a convivere con internet, anzi a sfruttarlo a loro vantaggio. Molte hanno oggi una presenza online, con siti dove presentano offerte e raccolgono richieste dai clienti, oppure pagine social seguitissime per ispirare viaggiatori. Alcune agenzie italiane sono diventate influencer locali, postando foto di viaggio e raccontando esperienze. Diverse fanno parte di marketplace o portali dove l'utente può chiedere un preventivo che poi viene elaborato dall'agente, combinando la comodità del web con la consulenza umana. Insomma, il confine tra OTA e agenzia tradizionale inizia a sfumare. Ci sono agenzie fisiche che comunicano via chat e email come fossero online, e ci sono portali online che offrono assistenza telefonica umana per distinguersi. Dal punto di vista del consumatore, quindi, la scelta non è più agenzia versus internet, spesso le due cose si integrano. All'orizzonte si profila per le agenzie una nuova sfida tecnologica, quella dell'intelligenza artificiale, AI. Negli ultimissimi anni hanno iniziato a diffondersi strumenti come ChatGPT, capaci di fornire in pochi secondi consigli di viaggio, itinerari su misura e perfino prenotare servizi tramite integrazioni software. Viene naturale chiedersi: un domani basterà chiedere a un assistente virtuale di organizzarci la vacanza? L'AI diventerà capace di soppiantare anche l'agente umano più esperto? Proviamo a rispondere guardando allo stato attuale delle cose. Gli algoritmi oggi sono già sorprendentemente bravi a elaborare suggerimenti. Per esempio, è possibile chiedere a ChatGPT: mi puoi suggerire un itinerario di una settimana in Italia, budget 600 euro partendo da Roma? E ottenere in pochi secondi un programma di viaggio dettagliato. Non solo, si possono chiedere varianti, consigli su ristoranti, attrazioni nascoste, eccetera. Questa tendenza va oltre il fenomeno dei travel blogger o influencer. Rappresenta un nuovo modo di progettare i viaggi che si sta affacciando, specie tra le generazioni più giovani e tecnologiche. Un'indagine dell'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, presentata a gennaio 2024, ha mostrato che circa il 15% degli italiani è propenso a farsi ispirare dall'AI per ideare i propri itinerari. La percentuale a livello mondiale è persino più alta. Tuttavia, ed è un tuttavia importante, pochi poi passano alla prenotazione attraverso questi mezzi. L'AI è usata come ispirazione, ma il passo finale, l'acquisto, avviene ancora per lo più nei canali tradizionali o sulle OTA classiche. Segno che c'è curiosità, ma non ancora piena fiducia, a delegare del tutto all'AI le nostre vacanze. Le agenzie di viaggio, dal canto loro, non sono rimaste ferme a guardare. Anzi, paradossalmente, proprio perché si sono sentite a rischio sostituzione,
hanno cominciato presto a sperimentare questi strumenti in chiave proattiva. Oltre un terzo delle agenzie italiane sta già utilizzando l'AI in qualche attività. In che modo? Principalmente come aiuto dietro le quinte. Il 77% delle agenzie che usa l'AI la impiega per creare contenuti, post sui social, newsletter, testi descrittivi per offerte, per tradurre comunicazioni o per scrivere email complesse in modo più rapido. Un 28% la usa per analisi di dati e previsioni, ad esempio studiando con algoritmi i trend di vendita o i dati di prenotazione, così da tarare meglio l'offerta. Un'altra applicazione è l'assistenza clienti automatizzata. Alcune agenzie hanno introdotto chatbot sul proprio sito o risponditori su Facebook Messenger e WhatsApp che forniscono informazioni di base H24, per esempio orari dei voli, documenti necessari per l'ingresso in un dato paese, eccetera, filtrando le richieste prima che intervenga l'operatore umano. Oppure usano l'AI per gestire le recensioni online, monitorando e rispondendo velocemente ai commenti dei clienti. È interessante notare che quasi la metà di queste agenzie, 48%, paga per servizi AI avanzati, segno che ci crede e vi investe. In sintesi, le agenzie stanno cercando di avvantaggiarsi dell'AI invece di esserne travolte. La vedono come un mezzo per migliorare l'efficienza interna e offrire un servizio ancora più pronto e personalizzato, piuttosto che come un nemico da combattere. Resta però una domanda chiave: la componente umana di un agente potrà mai essere rimpiazzata da un algoritmo? Molti esperti pensano di no, o quantomeno non del tutto. L'AI è potentissima nel macinare dati. Può confrontare in un attimo centinaia di tariffe aeree o prevedere quale periodo avrà il meteo migliore su una destinazione. Ma ciò che manca, e probabilmente mancherà a lungo, è l'empatia e la comprensione profonda del contesto umano. Organizzare un viaggio non è solo incastrare voli e hotel, significa ascoltare i desideri, le paure, i sogni del cliente e tradurli in esperienza. Un agente in carne e ossa è anche un po' psicologo e un po' amico. Capisce se dietro la richiesta di mare e relax c'è magari la necessità di staccare dopo un periodo difficile e quindi proporrà un certo tipo di atmosfera tranquilla, cosa che un AI difficilmente coglie perché non sente le emozioni. Inoltre viaggiare non è un'attività puramente razionale, spesso ci si affida al passaparola di amici, alle sensazioni, all'improvvisazione. Una vacanza ben riuscita non è solo quella ottimizzata al millimetro dall'algoritmo, ma quella che ti lascia ricordi speciali anche grazie a qualche imprevisto o scoperta casuale. L'AI può rendere il viaggio estremamente efficiente, pianificando l'itinerario perfetto, trovando la tariffa più bassa, evitando i giorni di pioggia. Ma abbiamo davvero bisogno di un'esperienza così iperorganizzata e deumanizzata? Forse no. Parte del fascino del viaggio sta proprio nell'imperfezione, nel consigliare e ascoltare racconti umani, nel lasciare spazio all'avventura. In definitiva, la visione più plausibile per i prossimi anni è quella di un'integrazione uomo-macchina nel travel planning. L'AI aiuterà a sbrigare i compiti più ripetitivi e analitici, mentre l'essere umano resterà centrale per dare senso al viaggio, per gli aspetti creativi e relazionali. Le agenzie potrebbero un domani disporre di assistenti AI interni che preparano in bozza vari itinerari possibili, lasciando poi all'agente umano il compito di rifinirli, verificarli e presentarli al cliente con il suo tocco personale. Chi saprà usare questi strumenti come alleati offrirà probabilmente un servizio ancora migliore. Chi si ostinerà a ignorarli rischierà di apparire obsoleto, ma la figura professionale dell'agente di viaggio potrà continuare a esistere proprio in virtù di quel valore umano insostituibile che porta con sé. Alla luce di quanto detto, quale futuro attende le agenzie di viaggio tradizionali? Non è azzardato prevedere che le agenzie continueranno ad esserci anche nei prossimi decenni, sebbene in forme in parte nuove. Probabilmente assisteremo a una riduzione nel numero di punti vendita fisici. Gli studi di settore già indicano che difficilmente torneremo ai numeri pre-2000. Oggi in Italia si contano circa 7.100 agenzie attive, esclusi gli operatori solo online. Un dato leggermente in crescita nel 2024 rispetto al 2023 grazie a qualche riapertura, ma comunque inferiore a quello di una decina di anni fa. Il mercato si è assestato su una rete più snella e qualificata. Nei centri città vedremo probabilmente meno agenzie su strada, mentre potrebbe aumentare il modello dell'home office o dell'agenzia su appuntamento. Ciò non significa meno servizio, anzi, la gente potrà dedicare più tempo a ciascun cliente, lavorando magari su misura e per un portafoglio clienti fidelizzato anziché aspettare passanti casuali.
Le agenzie punteranno sempre più su specializzazione e consulenza. Già oggi esistono travel designer o travel planner indipendenti che confezionano viaggi sartoriali per clientela esigente disposta a pagare un extra per l'originalità. Questo segmento crescerà. È la naturale evoluzione dell'agente di viaggio classico, che da venditore di cataloghi diventa un artigiano delle esperienze. Le agenzie tradizionali, dal canto loro, possono anch'esse spostarsi su fascia medio-alta, ad esempio offrendo servizi aggiuntivi come concierge, prenotazioni ristoranti, guide private, che le OTA difficilmente eguagliano. Qualità contro quantità sarà un mantra, meglio seguire meno clienti ma con margini più alti e maggiore soddisfazione che mass market con guadagni risicati. La tecnologia ovviamente avrà un ruolo centrale, le future agenzie saranno sempre più ibridi fisico-digitali, magari uffici piccoli ma scenografici, per ispirare fiducia e mostrare strumenti VR o video in 8K delle destinazioni, uniti a una forte operatività online, piattaforme di chat, app per comunicare con i clienti, siti dove il cliente può vedere la bozza del proprio itinerario e interagire in tempo reale. Già oggi c'è chi sperimenta la realtà virtuale in agenzia. Immaginate di poter indossare un visore in ufficio e passeggiare nella stanza di hotel alle Maldive che vorreste prenotare, prima ancora di partire. Sono gimmick forse, ma servono a riportare le persone a vivere l'agenzia come uno spazio di esperienza, non solo di transazione economica. Un altro fronte è la sostenibilità. Le agenzie potrebbero diventare consulenti di fiducia anche per viaggi più responsabili, aiutando i clienti a scegliere strutture eco-friendly, compensare le emissioni dei voli, scoprire mete minori per decongestionare quelle sovraffollate. In questo ambito la gente può educare e guidare le scelte più di quanto farebbe un portale impersonale. Infine, le agenzie dovranno continuare a far valere ciò che le distingue, le relazioni umane. Nel turismo del futuro ipertecnologico, proprio l'umanità potrebbe essere il bene più prezioso. Il viaggio, dopo tutto, è un'esperienza profondamente umana e finché sarà così ci sarà posto per chi di mestiere aiuta gli altri a viaggiare. L'agente di viaggio del 2025 e oltre sarà magari meno venditore di pacchetti e più consulente di felicità. E chissà che proprio in questa trasformazione non risieda la sua forza per il futuro. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti a Come fanno soldi e nei commenti fammi sapere quale altro settore vuoi che analizziamo. Alla prossima!